Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video nel quale vi vorrei parlare di un fenomeno che è stato descritto recentemente sui giornali, e cioè il fenomeno del doom scrolling, cioè dell'esporsi a notizie negative in modo continuativo. E questo caratterizza soprattutto, per esempio, l'uso dei social, nei quali c'è una grande abbondanza di notizie negative. Bene, è stata fatta una ricerca dalla Health Communication e è stato visto che l'esposizione a notizie negative fa male alla salute. Allora, devo dire che quando ho letto questo articolo mi è venuto un po' da sorridere, perché diciamo è un po' la scoperta dell'acqua calda. Come dire, sappiamo benissimo che essere continuamente esposti a stimoli negativi crea una risposta di malessere, ma questo non soltanto perché c'è una motivazione psicologica, ma perché c'è una motivazione neurofisiologica. Come dire, le notizie negative attivano il nostro sistema di allarme. Quindi leggere continuamente di fatti pericolosi, distruttivi, che mettono ansia, non può che attivare un sistema di quella intelligenza senza coscienza, come dice Damasio, cioè di un sistema neurofisiologico che non è cosciente ma che produce effetti, e gli effetti sono per esempio un aumento della tensione se siamo a livello di attacco-fuga, come dire, viene stimolato quel livello di difesa per cui noi siamo in allerta come se avessimo un pericolo reale di fronte e quindi ci preparassimo a un attacco o a una fuga. Oppure, quando l'esposizione a questo fenomeno è ancora più intensa, la risposta è più regressiva da un punto di vista delle difese evolutive, e cioè perdiamo energia. Allora è la situazione in cui, a forza di leggere notizie negative, di essere esposti a notizie negative, perdiamo energia, ci sentiamo deboli, male e impotenti. Perché poi è ovvio che tutte queste tracce neurofisiologiche diventano anche vissuti psicologici. Quindi a livello di attacco-fuga proviamo rabbia e quindi aggressività, e possiamo avere dei comportamenti impulsivi. A livello invece di spegnimento delle energie possiamo provare sensazioni di depressione e senso di impotenza. Quindi, come dire, bene che queste informazioni circolino a livello collettivo, ma allora prendiamo coscienza che appunto funzioniamo in un certo modo e che l'esposizione al pericolo stimola le nostre difese anche più arcaiche. Quindi la comunicazione dovrebbe decisamente cambiare direzione e tono per intanto perlomeno bilanciare le notizie cattive con quelle positive, e per sostenere tutto quell'aspetto umano che ha a che fare con le relazioni positive e il senso di sicurezza che nasce da buone relazioni, perché questo ci mette nelle migliori condizioni fisiologiche e psicologiche per essere creativi e trasformativi. Quindi prendiamo coscienza che l'esposizione massiccia a notizie negative ci fa male, e questo vale non solo per le notizie che vengono dai media, ma anche l'esposizione a persone che hanno come registro consueto o usuale quello di lamentarsi. Anche lamentarsi è un continuo esporre le altre persone a stimoli negativi. Quindi questa consapevolezza ci dovrebbe portare a modificare i nostri comportamenti individuali e collettivi. Grazie.